Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 30 della nostra serie Quiz Patente B. Raggiungere questo traguardo è un passo importante e anche oggi continueremo ad allenarci insieme con una nuova simulazione composta da 30 domande, ciascuna seguita dalla risposta corretta e da una spiegazione chiara e facile da capire. L'obiettivo è continuare a migliorare, correggere gli errori e affrontare l'esame di teoria con sempre più sicurezza. Restate concentrati fino alla fine e metteteci alla prova insieme. Cominciamo! Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da soma. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. È rotondo, con fondo azzurro e mostra un cavaliere su un cavallo. Indica l'inizio di un percorso riservato ai quadrupedi da soma e da sella, cioè animali come cavalli, muli o asini usati per trasportare carichi oppure per essere cavalcati. Su questo percorso non possono transitare veicoli, biciclette e pedoni. Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino ad una corsia per la sosta d'emergenza. Falso. Le frecce bianche disegnate sulla carreggiata indicano le direzioni consentite nelle corsie di preselezione, di solito prima di un incrocio. Servono a far scegliere per tempo la corsia corretta. Una corsia può permettere la svolta a sinistra, un'altra di proseguire diritto, un'altra ancora di svoltare a destra o proseguire diritto. Non indicano la presenza di una corsia per la sosta d'emergenza, che ha una funzione diversa e serve ai veicoli costretti a fermarsi per guasto, malessere o altra emergenza. Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico. Vero. In prossimità di un dosso la visibilità può essere ridotta, quindi il sorpasso è normalmente pericoloso. Tuttavia, sulle strade a senso unico non esiste il rischio di invadere la parte di carreggiata destinata ai veicoli provenienti in senso contrario. Per questo motivo il sorpasso può essere consentito, purché la manovra avvenga con prudenza, senza superare eventuali linee continue, senza creare pericolo e senza la presenza di segnali che lo vietano. Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Vero. Il simbolo raffigurato mostra un termometro sopra alcune onde, che rappresentano il liquido di raffreddamento del motore. Quando questa spia si accende, segnala che la temperatura del liquido di raffreddamento è troppo alta e che il motore si sta surriscaldando. In questa situazione, il conducente deve fermarsi appena possibile in condizioni di sicurezza, spegnere il motore e attendere che si raffreddi. Non bisogna aprire subito il tappo del radiatore o del serbatoio del liquido, perché il liquido caldo può uscire con pressione e causare ustioni. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità indicata. Falso. Il segnale raffigurato indica il limite massimo di velocità di 80 km/h. Significa che i veicoli non devono superare quella velocità nel tratto di strada in cui il segnale è valido. Non riguarda la capacità costruttiva del veicolo di raggiungere 80 km/h e non vieta il transito ai veicoli più lenti. Un veicolo che non può raggiungere quella velocità può circolare, purché sia ammesso su quella strada e non vi siano altri divieti specifici. In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica. Vero. In un passaggio a livello possono essere presenti dispositivi che avvisano dell'arrivo di un treno o della chiusura delle barriere. Tra questi dispositivi rientra anche la segnalazione acustica, come una campanella o un avvisatore sonoro. Quando il segnale acustico è in funzione, il conducente deve fermarsi e non deve attraversare i binari, perché il treno potrebbe sopraggiungere o le barriere potrebbero essere in fase di chiusura. Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3. Vero.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la circolazione è riservata ai veicoli adatti a viaggiare su strade veloci e con condizioni di traffico più impegnative. I velocipedi, come le biciclette, i ciclomotori e i motocicli con cilindrata inferiore a 150 cm3, non possono circolare su queste strade, perché non sono considerati adeguati per velocità, stabilità e sicurezza rispetto al tipo di strada. Il segnale raffigurato preannuncia barriere di recinzione di un cantiere stradale. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo e preannuncia un passaggio a livello con barriere o semibarriere. Il simbolo nero al centro rappresenta i binari ferroviari, quindi avvisa il conducente che più avanti la strada attraversa una linea ferroviaria protetta da barriere. Non riguarda un cantiere stradale e non indica barriere di recinzione. In presenza di questo segnale, il conducente deve moderare la velocità ed essere pronto a fermarsi se le barriere sono chiuse, se stanno per chiudersi o se sono attivi segnali luminosi o acustici. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, occorre verificare periodicamente l'assenza di giochi anomali allo sterzo. Vero. Lo sterzo permette al conducente di dirigere il veicolo con precisione. Se presenta giochi anomali, cioè movimenti eccessivi o irregolari prima che le ruote rispondano correttamente, il controllo del veicolo può diventare impreciso e pericoloso. Questo problema può rendere più difficile mantenere la traiettoria, affrontare una curva o evitare un ostacolo. Per garantire una guida sicura, è quindi necessario controllare periodicamente che lo sterzo funzioni correttamente e che non presenti rumori, durezza, vibrazioni o movimenti anomali. Su strada a doppio senso di marcia con 3 corsie come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale per la marcia normale. Falso. Su una strada a doppio senso di marcia con 3 corsie, la marcia normale deve avvenire sulla corsia di destra rispetto al proprio senso di marcia. La corsia centrale non serve per procedere normalmente, ma può essere utilizzata per particolari manovre, come il sorpasso, quando la manovra è consentita e può essere eseguita senza pericolo. Poiché la corsia centrale può essere impegnata anche dai veicoli che provengono dal senso opposto, occorre usarla con molta prudenza e solo per il tempo necessario. Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli. Vero. Nelle strade urbane a senso unico, il veicolo può essere lasciato in sosta anche sul lato sinistro della carreggiata. Questa possibilità vale solo se resta spazio abbastanza ampio per far passare almeno una fila di veicoli, e comunque non inferiore a 3 metri di larghezza. In questo modo la sosta non deve diventare un ostacolo alla circolazione. Su una strada a doppio senso, invece, la sosta sul lato sinistro non segue la stessa regola, perché il veicolo verrebbe lasciato nel senso opposto rispetto alla normale direzione di marcia. Il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'incrocio. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo, con fondo azzurro e frecce bianche. Indica che, all'incrocio, il conducente deve scegliere una delle 2 direzioni consentite: proseguire diritto oppure svoltare a destra. Non è consentito svoltare a sinistra né effettuare l'inversione di marcia. Il conducente deve quindi prepararsi per tempo, occupare correttamente la corsia adatta alla direzione scelta e rispettare l'obbligo indicato dal segnale. Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica. Falso. Il dispositivo raffigurato è un semaforo pedonale. Serve a regolare l'attraversamento dei pedoni. Con la luce verde i pedoni possono attraversare, con la luce gialla devono liberare rapidamente l'attraversamento se lo hanno già iniziato, mentre con la luce rossa non devono attraversare. Non segnala una gara podistica e non indica la presenza di atleti in corsa sulla strada. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A attraversa l'incrocio prima del veicolo C.
falso, Nell'incrocio raffigurato non sono presenti segnali di precedenza, quindi si applica la regola generale della precedenza a destra. Il veicolo A deve attendere il veicolo C, perché C si trova alla sua destra. L'ordine corretto di transito è prima D, poi C, poi A e infine H. Il veicolo A quindi non attraversa l'incrocio prima del veicolo C. Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto i segnali per completarne il significato. vero, Il pannello raffigurato è un pannello integrativo di distanza. Viene collocato sotto un segnale stradale per precisare a quale distanza si trova il pericolo, la prescrizione o l'indicazione a cui il segnale si riferisce. Nell'immagine sono indicati esempi di distanza espressi in metri e in chilometri. Questo pannello non sostituisce il segnale principale, ma ne completa il significato rendendo più chiara l'informazione per il conducente. Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Preannuncia una curva pericolosa a sinistra, cioè un tratto di strada in cui la carreggiata cambia direzione verso sinistra e può richiedere maggiore attenzione. Non obbliga il conducente a mantenere la sinistra. Il conducente deve invece moderare la velocità, restare nella propria corsia, mantenere una posizione corretta sulla carreggiata e affrontare la curva con prudenza, specialmente se la visibilità è ridotta o il fondo stradale è scivoloso. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione e informa della presenza di un impianto di distribuzione carburante. Serve quindi ad avvisare il conducente che nelle vicinanze si trova una stazione di rifornimento, dove è possibile fare carburante al veicolo. Non è un segnale di divieto e non riguarda i veicoli che trasportano carburante. I segnali di divieto hanno forma circolare con bordo rosso, mentre questo segnale ha fondo azzurro e funzione informativa. In un secondo si percorrono circa 15 metri se si viaggia a 130 km all'ora. falso, A 130 km orari in un secondo si percorrono circa 36 metri, non 15 metri. Per capire il calcolo bisogna trasformare i chilometri orari in metri al secondo. 130 km corrispondono a 130.000 metri e un'ora corrisponde a 3.600 secondi. Dividendo 130.000 per 3.600 si ottiene circa 36. Quindi a 130 km orari il veicolo avanza di una distanza molto maggiore rispetto a 15 metri in un solo secondo. La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale se presenta una rottura inferiore ai 3 cm. falso, La calotta del casco è la parte esterna rigida, che serve ad assorbire e distribuire l'energia di un urto. Se presenta una rottura, anche piccola, non deve essere riparata con nastro adesivo, colle o altri rimedi provvisori, perché la sua capacità protettiva può essere compromessa. Un casco danneggiato non garantisce più una protezione sicura della testa e deve essere sostituito. Anche solventi, colle e vernici possono indebolire i materiali della calotta. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane principali è di 90 km all'ora. vero, Sulle strade extraurbane principali, il limite ordinario per un'autovettura è di 110 km orari. Quando però vi sono precipitazioni atmosferiche, come pioggia, neve o grandine, il limite massimo si abbassa a 90 km orari. La riduzione serve ad aumentare la sicurezza, perché con la strada bagnata o scivolosa diminuisce l'aderenza degli pneumatici, aumenta lo spazio di frenatura e diventa più difficile controllare il veicolo. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli R e C transitano contemporaneamente. falso, Nell'incrocio raffigurato l'ordine corretto di passaggio è prima il veicolo R, poi il veicolo A,
infine il veicolo C. Il veicolo R passa per primo perché non ha veicoli alla propria destra a cui dare la precedenza. Dopo il passaggio di R, il veicolo A può attraversare l'incrocio prima di C. Il veicolo C deve attendere A, quindi R e C non possono transitare contemporaneamente. Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di fermarsi e dare precedenza, comunemente chiamato stop. Obbliga il conducente ad arrestarsi completamente prima di immettersi nell'incrocio e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada incrociata. Non segnala un posto di blocco della polizia. Per indicare un posto di blocco istituito dagli organi di polizia viene usato un segnale diverso, chiamato ALT polizia. Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire diritto. Vero. Il dispositivo raffigurato è un delineatore per intersezione a T. Viene collocato di fronte al ramo della strada che termina, cioè nel punto in cui il conducente non può continuare diritto. Le frecce bianche su fondo nero indicano che le sole direzioni possibili sono verso destra o verso sinistra. Serve quindi a rendere ben visibile la fine del tratto rettilineo e ad aiutare il conducente a scegliere per tempo la direzione da prendere, riducendo il rischio di proseguire erroneamente oltre l'incrocio. Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria. Falso. Il pannello raffigurato indica un'uscita di emergenza, spesso presente nelle gallerie. Serve a mostrare ai pedoni e agli occupanti dei veicoli dove dirigersi in caso di pericolo, incendio, incidente o altra situazione di emergenza. Non obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria. Il simbolo della persona in movimento verso una porta indica una via di fuga sicura, da utilizzare solo quando è necessario abbandonare il veicolo e mettersi al riparo. Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a destra. Falso. Il segnale raffigurato non preannuncia una confluenza, è un segnale di precedenza che preannuncia un'intersezione a T con una strada secondaria che si immette da sinistra. La linea nera più larga indica la strada principale sulla quale il conducente sta procedendo e sulla quale mantiene il diritto di precedenza. Il tratto nero laterale più corto indica la strada di minore importanza. I veicoli provenienti dalla strada laterale devono dare la precedenza. Il conducente deve comunque usare prudenza, controllare l'arrivo di veicoli dalla sinistra e attraversare l'intersezione senza creare pericolo. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità. Falso. Gli occhiali da vista o le lenti a contatto devono essere usati durante la guida, quando sulla patente è indicato l'obbligo di correzione visiva, anche attraverso il codice armonizzato 01. Questo obbligo non dipende solo dalla scarsa visibilità, come pioggia, nebbia o buio, ma vale ogni volta che il conducente guida. Il codice 01 riguarda la correzione della vista o la protezione degli occhi. Può essere precisato con sottocodici come 01.01 per gli occhiali, 01.02 per le lenti a contatto e 01.06 per occhiali o lenti a contatto. La correzione della vista serve a riconoscere correttamente segnali, ostacoli, pedoni, veicoli e situazioni di pericolo. Guidare senza rispettare questa prescrizione può ridurre la sicurezza e rendere più difficile reagire in tempo. Se non si è certi di attraversare in tutta sicurezza un incrocio, è necessario arrestarsi ed aspettare che transitino tutti i veicoli con cui vi può essere un pericolo di collisione. Vero. Quando un conducente si avvicina a un incrocio, deve valutare con attenzione la posizione, la velocità e la direzione degli altri veicoli. Se non è sicuro di poter attraversare senza creare pericolo, deve fermarsi e attendere che passino i veicoli con cui potrebbe verificarsi una collisione. La prudenza agli incroci è fondamentale, perché in questi punti le traiettorie dei veicoli si incontrano e il rischio di incidente è più alto. Entrare nell'incrocio senza sicurezza può ostacolare la circolazione e mettere in pericolo se stessi e gli altri utenti della strada.
Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa se non è necessaria. Vero. Tenere inserita una marcia bassa per troppo tempo fa lavorare il motore a un numero di giri elevato. Questo comporta un maggiore consumo di carburante e di conseguenza una maggiore produzione di gas inquinanti. Per ridurre l'inquinamento è opportuno usare la marcia adatta alla velocità e alle condizioni della strada, passando a una marcia superiore quando il motore lo consente senza sforzo. Una guida regolare, senza accelerazioni inutili e senza mantenere il motore troppo su di giri, aiuta a consumare meno carburante e a inquinare meno. La patente di guida di categoria B è, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale 5 anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età. Falso. La patente BE segue la validità della patente B a cui è associata. Per chi non ha superato i 50 anni, la validità ordinaria è di 10 anni, non di 5 anni. La validità di 5 anni riguarda invece le patenti rilasciate o confermate a conducenti con età superiore a 50 anni e fino a 70 anni. Quindi un conducente con patente BE e meno di 50 anni, salvo limitazioni particolari riportate sul documento, deve considerare la scadenza ordinaria di 10 anni. Il segnale raffigurato, nella strada ove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone invalide. Falso. Il segnale raffigurato non riguarda il transito dei veicoli ma la sosta. Indica un divieto di sosta, con la presenza di un'area di parcheggio riservata ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno. Gli altri veicoli non possono sostare nello spazio riservato, perché devono lasciarlo disponibile a chi ne ha diritto. Tuttavia, il segnale non vieta il passaggio nella strada agli altri veicoli e non stabilisce che possano transitare solo i veicoli al servizio di persone invalide. Anche l'episodio 30 si conclude qui. Grazie per aver seguito fin qui questa serie e per continuare ad allenarvi con costanza episodio dopo episodio. Spero che anche questa simulazione vi sia stata utile per ripassare, chiarire i dubbi e sentirvi più preparati per l'esame. Scrivete nei commenti quanti errori avete fatto e quale domanda vi è sembrata più difficile. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividetelo con chi sta studiando per la patente. Ci vediamo nel prossimo episodio.